Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. Io sono Max. Siamo sopravvissuti al lockdown, a questa quarantena, ci siamo rotti i coglioni e finalmente siamo nuovamente in corsa. Già. Abbiamo le nostre produzioni, i nostri DPI fatti approssimativi, ma arrangiati, ma ce la faremo. Si sopporta. Sto soffocando. C'è già troppo caldo, mi sto rompendo i coglioni di ste cose, ma ce la faremo perché dobbiamo dare il buon esempio. Allora, questa cazzo di mascherina che continua ad andare su e giù mi sta rompendo i coglioni. Ok, allora, torniamo alla grande con un pezzo incredibile, un pezzo che tanti di voi stavano aspettando, il Carcano modello 1867 Adago. Allora, giusto un piccolo prequel su quest'arma, se la mascherina continua a scendermi. Allora, quest'arma nasce nel 1867, ma era nuova? No, perché semplicemente cosa è successo? È successo che nel 1866 la Prussia ha sconfitto l'Austria nella battaglia di Königgrätz-Sadowa. Fino ad allora i prussiani erano gli unici ad aver creduto nella tecnologia del fucile a retrocarica, e quando la notizia di questa grande vittoria prussiana raggiunse tutti i vari stati maggiori degli eserciti europei, parte il finimondo. Tutti devono correre ai pari e modificare in qualche modo i loro vecchi fucili ad avancarica. Alcuni erano ancora praticamente nuovi, ma se li ritrovano obsoleti, quindi bisogna immediatamente aggiornare nel minor tempo possibile per recuperare lo svantaggio tattico. Cosa fa l'Italia? L'Italia, lo Stato Maggiore italiano, non vuole spendere perché eravamo stranamente senza soldi, e cosa fanno? L'opzione è o un sistema a tabacchiera, come fecero i francesi con loro appunto tabatière, che diventava una sorta di trapdoor, come fecero gli americani, quindi a cartuccia metallica con sistema a ribaltamento della culatta. Ma lo Stato Maggiore italiano non vuole i bossoli metallici assolutamente, perché costavano troppo e assolutamente sostenevano che i soldati avrebbero fatto le peggio cose con i bossoli metallici. Quindi vogliono la cartuccia di carta, vogliono assolutamente la cartuccia di carta, quindi l'unico sistema che è fattibile è il sistema Adago. Quindi anche qua diciamo le soluzioni meccaniche del nostro fucile modello 1860 non permettevano altro sistema che quello cosiddetto Dorsch Baumgartner, è un sistema usato da uno stato tedesco inculatissimo che non si ricorda nessuno e non me lo ricordo nemmeno io. Fatto sta che viene adottato pari pari, e alle prove cosa succede? Succede che i fucili vanno da culo, completamente da culo, e quindi cosa succede? Succede che chiamano in aiuto un allora sconosciuto tecnico della Brianza di nome Salvatore Carcano, che deve rifare completamente il progetto dell'otturatore. Cosa fa Carcano? Carcano ridisegna il sistema di sicura introducendo la famosa sicura a nasello, tubetto, insomma, quella che poi vedremo pari pari nel fucile modello 91. Ridisegna il sistema di scatto, praticamente a questo punto il sistema per scattare richiede un solo movimento. Quindi come funzionava questo fucile? Si tirava indietro il percussore, questo movimento sblocca l'apertura dell'otturatore, si infilava la cartuccia di carta nella culatta, si chiudeva e si sparava. Questo è il funzionamento. Carcano deve stare chiaramente in un budget strettissimo. Il fucile deve costare al massimo 15 lire, poi gli dicono che no, sono troppe, deve fare tutto con 10, quindi con 10 lire deve trasformare i vecchi fucili. Allora, il nostro modello di stasera, il nostro esemplare, il mio, è un moschetto d'artiglieria, quindi la versione corta.
A differenza del fucile da fanteria, il 60-67, questi qua erano già la seconda trasformazione. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che questi qua nascevano come moschetti d'artiglieria modello 1844, a canna liscia. Nasceva come modello a canna liscia. In seguito, nel 1860, vennero aggiornati allo standard per sparare di canna per sparare la palla Minier, e di nuovo nel 67 vennero trasformati ad ago, quindi praticamente erano fucili già molto vecchi che le hanno viste tutte. Si ritenne che per un'arma da dare in dotazione agli artiglieri fosse più che sufficiente, non fosse necessario spendere chissà che soldi, e quindi se le sono fatti andare bene. Cosa vediamo? Alcune particolarità di quest'arma. Intanto quest'arma vedete che ha una lunghezza abbastanza ridotta, è lunga 110 cm, di cui poco meno di 60 la parte di canna rigata. Decisamente corto, del resto per gli artiglieri non era necessario avere un fucile lungo, anzi serviva solo un'arma da difesa nel caso le batterie fossero state attaccate dal nemico in qualche modo. Mantiene la bacchetta, in quanto non serviva chiaramente più come bacchetta per caricare, ma era sempre utile nel caso ci fosse da estrarre un colpo difettoso, una cartuccia difettosa, come poi tutti gli altri fucili ad ago, perché tutti gli altri fucili, o anche a retrocarica fino a una certa data, mantennero le bacchette dopo la trasformazione, proprio per liberare la canna da eventuali colpi non partiti. Allora, cosa possiamo anche vedere? Come tutte le armi corte dell'epoca, compensava con una lunghissima baionetta, questa sorta di gladio lunghissimo, decisamente cazzuto, che veniva fissato con questa braghetta che ospitava anche l'attacca di mira. Sì, attaccata. Vedete che diventa abbastanza lunga con la baionetta innestata. Togli. Poi passiamo agli organi di mira, che abbiamo accennato dell'attacca di mira davanti. L'alzo è abbastanza rozzo, diciamo, o comunque molto semplice, a 3 posizioni, va da 100 a 300 metri. Il Regno d'Italia aveva già adottato il sistema metrico, e è molto simile a quello che poi verrà installato in un secondo momento sui fucili Vetterli da cavalleria. È praticamente identico. Vuoi dire qualcosa? Sì, possiamo dire che l'attacca di mira è mobile. Ah beh sì, diciamo che la braghetta non è proprio stabilissima. Ci ho messo per stabilizzarla, ci ho messo dei foglietti di ottone. Adesso dovrò metterci una mini rondella qua sotto dove si attacca al calcio. C'è un perno passante, una spina passante che fissa al contempo la canna al calcio davanti e fissa la braghetta su cui sta sull'impianto di mira. Se ti vola via un pezzo, questo viene utile, molto utile. Vabbè. Comunque, vedete che i fornimenti sono in ottone, molto stilosi, sia il bocchino da qua davanti che la fascetta, che tradizione antica. Sì, diciamo però non il calciolo. No, non il calciolo, come anche il Dryse ha i fornimenti d'ottone ma il calciolo di ferro. E l'otturatore progettato da Carcano. Ecco, una cosa molto interessante è questa sorta di vecchio ricordo delle origini di questo fucile, ovvero il supporto su cui era originariamente fissato il luminello. Qua veniva posizionato ai tempi quando questo fucile era da avancarica, qua ci veniva messa la capsulina di fulminato che veniva percossa dal cane. Qua, quando in fase di ricostruzione, cosa hanno fatto? Ci hanno messo dentro, ci hanno avvitato una vite, un bullone, e l'hanno tirata pari a lima. E poi qua chiaramente hanno aperto tutto per farci alloggiare l'otturatore. Qua vediamo
il sistema di sblocco, perché ecco, una cosa adottata da Carcano è proprio il sistema di sicura, ovvero che quando l'otturatore va in chiusura rimane bloccato. E questo sistema serve per aprire e togliere l'otturatore senza armare il sistema, perché come abbiamo visto prima, vai, chiuditi, ecco, vedi qua c'è tutto una cosa, per aprire l'otturatore durante il caricamento si armava l'azione e armando l'azione si sbloccava anche l'otturatore. Adesso lo liberiamo. E un'altra cosa interessante prima di passare, diciamo, all'analisi della munizione e di tutto il resto è questo. Direte, forse ve lo siete già chiesti, cos'è questo affare qua? Questo affare qua è il cosiddetto estrattore. L'estrattore a cosa serviva? Serviva a togliere dalla culatta il fondello di tenuta, che questo lo vedremo dopo quando faremo vedere la munizione. Allora, la munizione. Direi che sul fucile abbiamo detto praticamente tutto. Sì, potevamo dire anche cosa ha aggiunto Carcano, il signor Carcano, il signor al Carcano catenaccio. Nella lavorazione cosa ha preso? Ha preso il vecchio fucile, ci ha tolto il vitone di culatta, ha segato, hanno aperto questa finestra per permettere il movimento dell'otturatore. E in più cosa ha aggiunto? Ha aggiunto questo pezzo qua che è stato saldato. Allora, questo pezzo qua secondo me c'era già. Quello che ha aggiunto è questo, smontando ha aggiunto tutto sto scucchiaione qua. Ma questo cucchiaio è collegato a questo, secondo me, che è stato poi saldato, perché la canna era un unico pezzo, sì, un tubo. A questo tubo è stato saldato questo tubo d'appoggio a cui è collegato questo cucchiaio. Sì, quindi probabile. è tutto un unico pezzo che è stato saldato, brasato, quel che è, per permettere poi il movimento qua dell'otturatore. Sì. Sì, anche perché sulla avancarica questo affare qua non avrebbe senso. Hanno tagliato qua dove c'era la filettatura del vitone, hanno aggiunto la fessura, la finestra, per permettere, si è inventato questo otturatore, tra l'altro c'è una manetta bellissima a fungo. Sì, molto bello. Ricorda molto quella, simile a quella dello Chassepot, vagamente, però... Beh, da piemontesi si sono inventati qualcosa che avevamo già visto. Però è molto bello, molto bello. Ah sì, qua ci ho messo un pochino di come quello il Teflon, perché era un pochino lasca sembrava il coso d'armamento, e ci ho messo un po' di Teflon per farlo star fermo. E vabbè, allora a questo punto passiamo alla munizione. Ah, giusto, non abbiamo detto una cosa importante. La rigatura è una rigatura Minié a 4 principi, molto lenta, anche perché sparava una palla molto molto grossa e pesante, che adesso vedremo. E quindi niente, passiamo all'analisi della munizione. Allora, parliamo adesso della munizione. La munizione del fucile Carcano era abbastanza particolare, era composta da, cioè alla fine era tipo quella del Dries come composizione. Abbiamo una palla, abbiamo la carica di polvere, e in mezzo, situata tra palla e polvere, c'è un dischetto, un borraggio che conteneva l'innesco. Quindi fin qua niente di nuovo. Le differenze sono innanzitutto la palla che è una palla molto simile a quella Minié, diciamo, è una palla Minié perché comunque è una palla a base cava, ha questa particolarissima cavità quadrata, questa base a cavità quadrata che è molto molto particolare. Prima la palla era uguale, ma lo spacco era triangolare. Poi dopo l'hanno cambiato usando questo spacco quadrato, non so perché. Secondo me potrebbe avere a che fare sul fatto che si aveva una migliore espansione a delle pressioni basse, un po' più basse, quindi diciamo l'hanno cambiata, poi però di preciso non lo so. E l'altra differenza che fu aggiunta da noi italiani fu il dischetto di tenuta.
Alla base della cartuccia era fissato tramite una sorta di controbossolo, quindi un pezzo di carta che in pratica abbracciava il culo del bossolo, e veniva messo questo fondello, che non è altro che un disco, una fustellata di feltro intrisa di grasso, la cui funzione era fare sì che non ci fossero sfiati alla base dell'otturatore, perché chiaramente, per quanto fosse precisa la chiusura, rimaneva comunque una fessura, a differenza del Dries che aveva quella chiusura a coni contrapposti, quindi non è una chiusura completa, completamente stagna, un po' di roba schizzava. Questa qua è una, per quanto sia grezza, è una chiusura del tutto stagna, perché comunque guardando i filmati al rallentatore non si vede alcuno sfiato di gas alla culatta, quindi per quanto fosse, ripeto, rozza, è un sistema molto efficace. A differenza del Dries, che si vedono gli sfiati. Sì, che sfiata in avanti, chiaramente lontano dalla faccia al cono. Esatto. E questo sistema fu giudicato talmente ingegnoso dagli stessi tedeschi che fu implementato nell'ultima munizione per i fucili Dries, quando li modificarono con la cosiddetta chiusura Beck. Era una chiusura, diciamo, una piccola modifica alla testa dell'otturatore che impediva, diciamo, gli sfiati. Quindi è una piccola soddisfazione anche che i tedeschi ci copiarono da noi. Altre cose, sì, vediamo appunto questa pesantissima palla Minier base espansiva, pesa 600 grani, quindi diciamo è un bel potere di arresto. Chiaramente ha una velocità decisamente bassa, perché nel fucile raggiunge una velocità alla bocca di 350, 330, 350 metri al secondo, quindi diciamo basa tutto la sua forza sul potere di arresto dovuto al peso della palla. È una velocità abbastanza ridicola, però insomma ciò non toglie che avesse una gittata di 300-400 metri al massimo in salva. Poi a questo punto direi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che questo fucile nella storia italiana fece praticamente pochissimo, perché partecipò alle fasi finali della lotta al brigantaggio, non venne mai impiegato in nessuna guerra contro l'Austria, e però cosa fece? Prese parte forse a una delle imprese più storiche della storia militare del nostro paese, perché era il fucile che equipaggiava i bersaglieri che presero Porta Pia nel 1870, quindi diciamo che ha avuto una storia breve ma intensa. Che fucili si era trovato davanti? I rolling block svedesi, sì, svedesi. Beh, comunque ha dato fil da torcere. Ha dato comunque fil da torcere, qualche pappalino l'hanno tirato giù, quindi diciamo che ha avuto, ripeto, una storia breve ma intensa. A questo punto non ci resta che provare questo bel fucile sulla linea di tiro. Quindi da Cook. Sì, è da Max. Di che diametro è questo? 17,5. 17,5. Ci faremo anche una cartuccia per il 12. Così la usiamo in un modo un po' strano. Va bene, direi che per stasera è tutto. Sì, è finito. Ciao. Ciao ragazzi.